Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Vi invito come sempre ad iscrivervi se vi piace appunto il contenuto, attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati. Calciomercato in casa Napoli, c'è un calciatore che mi ha impressionato tantissimo, volevo condividere appunto la mia idea con voi, vi aspetto qui sotto nei commenti e fate anche voi nei commenti il vostro, diciamo, calciomercato favorito a livello di acquisti in casa Napoli che potrebbero invertire la rotta appunto della nostra squadra. Ma bando alle ciance e andiamo a vedere questo calciatore. Parliamo di Sudakov, calciatore dello Shakhtar, nazionalità ucraina. Il nome lo lascio a voi perché nel caso dovesse arrivare a Napoli o quantomeno in Serie A, perché c'è anche la Juve sul calciatore da tempo, impareremo anche a chiamarlo per nome, ma al momento mi è un tantino difficile. Comunque andiamo con gli screenshot a vedere analitiche, piede preferito e tutti i numeri di questo calciatore. Allora, 21 anni, classe 2002, 1,77 m, centrocampista offensivo di nazionalità ucraina. I ruoli che ricopre sono questi: centrocampista offensivo centrale, da regista in mediana, ma dai video che ho visto e che mi hanno impressionato e non poco, è anche il centrocampista che va a prendersi la palla a ridosso della linea difensiva, fa la transizione e fa da legame appunto tra attacco e difesa, e ha delle caratteristiche interessanti che servirebbero come il pane in casa Napoli. Sappiamo che abbiamo dato via Elmas e il Napoli vorrebbe tutelarsi con un calciatore del genere, con un prezzo del cartellino che vediamo qui su Transfermarkt, ce lo dà ancora a 18 milioni, mi sembra, eccolo qui, 18 milioni, ma sappiamo che la Juve in via ufficiosa ha offerto già 35 milioni per il calciatore, quindi operazione che sarebbe tutt'altro che economica, ma a quanto ha detto il presidente ieri si farà a mercato e speriamo di beccare i profili giusti e per questi calciatori non avere il braccetto corto, perché possono essere dei crack assurdi, almeno per quello che ho visto io nei video. Statistiche di questo appunto calciatore di Sudakov: è in nazionale maggiore ucraina da maggio, dal 23 maggio 2021, 18 presenze 2023-2024, 3 gol e un assist. I numeri non sono altissimi, ma vi invito ad andarvi a vedere qualche video. Ci sono molti video montati e fatti bene su YouTube stesso, e potrete capire di cosa sto parlando, e ci arriviamo anche un attimo con la lavagna tattica, perché ci sono delle cose che mi hanno impressionato e che voglio spiegarvi a livello di movimenti. Dov'è l'altro? Dov'è l'ultimo? Eccolo qui, non è questo, non è questo, eccolo qui. L'ultimo, e chiudiamo un attimo questa serie di screenshot. L'abbiamo detto, a 21 anni, 1,77 m. La cosa che volevo farvi vedere qui è che è un ambidestro, quindi gioca con due piedi e sicuramente, per quello che ho visto, poi può darsi che mi sbagli, preferisce il piede destro, o meglio è più preciso con il destro, ma ha un sinistro niente male, e non solo per camminare, come che so, potrebbero essere centrocampisti come un Fabian Ruiz, che è un sinistro esagerato, però poi il destro non riesce a dare né potenza né precisione né tantomeno a vedere la porta, quindi fondamentale il doppio piede. Allora, le cose che mi hanno impressionato in video sono queste. Sudakov per me, forse mi direte che io la dirò grossa, ma mi ricorda per caratteristiche e per gamba Isco quando era più giovane. Ovviamente mi potrete dire sì, ma questi accostamenti a questi grandi calciatori, io sto parlando solamente di ciò che ho visto per alcune caratteristiche. Tanto è vero che questa è la linea difensiva e questo è l'attacco e la mediana. Sudakov viene a prendersi molto spesso il pallone qui, e molte volte
con questa palla qui non smista quasi mai sulle fasce, ma cerca direttamente la verticalizzazione, cosa che a me piace tantissimo. Devi avere un piede comunque discreto per fare determinate cose e una visione di gioco spiccata. Altra situazione che possiamo correlare a Zielinski ha il controllo, diciamo il controllo direzionato. Adesso non mi viene il termine, comunque ci siamo capiti. Stoppa il pallone e se ne va in questa posizione del campo e crea superiorità numerica sia qui che qui. Calciatore che ha tantissima gamba e si porta fino al ridosso dell'area di rigore per poter tirare di destro e di sinistro. Molte volte, un attimo che prima di fare questo caos, molte volte faccio che ha fatto a Napoli e che sta facendo, ovviamente non proprio adesso sta facendo, ma che ha fatto Zielinski a Napoli ed ha le caratteristiche di Elmas. In che senso? Elmas è quel calciatore che per me era, ovviamente perché non è più a Napoli, intelligente tatticamente, ovvero quando ha la palla in questa zona del campo, parliamo ovviamente di zona offensiva, noi segniamo di qua, riesce sempre a fare la scelta giusta, che poi Elmas faceva la scelta giusta ma a volte non riusciva perché il compagno non aveva letto l'azione o perché hai colpito male il pallone, qualche lancio di sinistro che veniva meno bene di quelli di destro, sì, però a livello tattico tutte le decisioni che Elmas prendeva erano giuste a livello di passaggio e Sudakov è uguale perché io ho visto nei video che riesce a vedere da qui, da qui e da qui situazioni addirittura qui che con un passaggio riesce a scavalcare la linea di difesa e metterti in condizioni di andare a rete. Quindi per farlo da qui devi per forza avere degli ottimi piedi. Devi per forza avere degli ottimi piedi, devi per forza avere una visione tattica spiccata e devi avere tanta gamba perché nella situazione che ho appena elencato Sudakov ti passa il pallone e poi va a ridosso della linea che è stata appena scavalcata per cercare di ricevere al limite il pallone di ritorno per creare scompiglio e tirare in porta dai 16 metri, anche dai 20 metri. La porta la vede molto molto spesso. Ovviamente c'è il portiere, bisogna fare i conti col portiere, bisogna fare i conti con una difesa schierata, sì, però è un centrocampista che farebbe al caso del Napoli per appunto le caratteristiche che abbiamo evidenziato anche nel video che ho appena caricato di Monza, di Napoli-Monza, per quanto riguarda il tirare da fuori area. Abbiamo centrocampisti che fuori area per tirare devono aggiustarsi il pallone con 2, 3, 4 tocchi quando in quel tramite la difesa avversaria ha già preso le contromisure, ti è venuta già addosso e rischi di essere bloccato a livello di tiro. Servono calciatori così e ne servono due, secondo me. A mio avviso ne servono due. Hai Zielinski che già promesso all'Inter, quindi in questi 6 mesi che rimangono, sì, sicuramente Zielinski è una persona seria, giocherà fino alla fine del campionato come si deve, ma non aspettiamoci che poi ci metta la gamba tra aprile e maggio perché ci rendiamo conto che diventa complicato poi operare, operare con l'Inter nel caso poi ci fosse un infortunio del polacco. Quindi noi dobbiamo, almeno per come ha detto il presidente, faremo mercato, dobbiamo tutelarci anche da questo punto di vista e di centrocampisti così ne servono due, anche se io non credo si riesca ad arrivare a Sudakov perché come ho detto prima 35 milioni offerti dalla Juve sono tanti e non lo so il Napoli fino a quanto si può spingere, però quando spiende tanta PN si dice a Napoli, ovvero nel calcio molte volte il costo del cartellino ha un perché, più è alto e più sono diciamo interessanti le caratteristiche del calciatore che vai a comprare. Questo sarebbe il top
per rinforzare un reparto che sta facendo acqua da tutti i lati. A me servirebbe, perché abbiamo Cajuste che nasce come centrocampista centrale basso, difensivo, come playmaker al posto di Lobotka, chiamatelo come volete. Mi serve un incontrista, a me serve un incontrista che riesca a coprire le due fasi in modo impeccabile, così come faceva Allan, così come il miglior Anghissà, che però alti e bassi, e quest'anno più bassi che alti, come Ederson dell'Atalanta, per esempio, calciatore che a me piace tantissimo. Non sto dicendo di andare a prendere Ederson in primis, perché l'Atalanta non te lo dà a campionato in corso, punto primo. Punto secondo, non so l'Atalanta quanto potrebbe sparare per un calciatore del genere. Sudakov è lì e credo che non si farebbe nemmeno il problema di venire in una piazza che al momento sta vivendo questi alti e bassi, sta vivendo questo momento più bassi che alti, ovviamente sta vivendo questo momento di transizione, perché ragazzi di momento di transizione si deve parlare. Il Napoli si riprenderà in primis perché il presidente certamente non vuole che il Napoli non arrivi in Europa o faccia delle brutte figure per il brand, per introiti che poi vengono a mancare nel caso di mancate qualificazioni, eccetera. E poi a livello tecnico ci siamo ancora, siamo sempre lì. Perciò si deve fare mercato, ma non smantelliamo tutti quanti, cioè non smantelliamo tutta la squadra, perché caratteristiche tecniche di tantissimi calciatori che sono a Napoli sono importanti e vanno solamente fatti svoltare a livello mentale, così come a livello fisico bisogna riprendere Lindstrom, perché Lindstrom è un grandissimo calciatore, ragazzi. Ovviamente potrà succedere a Napoli, cioè potremo andare incontro alla situazione che il Napoli o l'allenatore non lo veda o venga messo in panchina, oppure lo stesso calciatore voglia andare altrove per giocare titolare. Ci perdiamo un grandissimo esterno d'attacco barra trequartista dal lato sinistro, perché Lindstrom, lo dico sempre, Lindstrom nasce qui come ruolo, qui verso la porta, nasce qui nella sua carriera, ma spacca qui con l'Eintracht di Francoforte come esterno destro d'attacco. Però già avere in rosa un calciatore che potrebbe giocare su tutte e due le fasce e che a livello tecnico non ha, secondo me, non ha niente di cui vergognarsi, ecco. Per bagaglio tecnico il tiro da fuori c'è sempre stato e l'abbiamo visto, deve solo avere lo spazio di cui ha bisogno per poter dare il 100%. Questo era, ragazzi, questo calciatore che a me ha folgorato, a me mi ha folgorato. Io vi invito ad andarvi a vedere alcuni video perché Sudakov è veramente tanta roba. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Oggi live alle ore 14. Non mancate, ragazzi. Ciao.